Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova live organizzata da IB. Questa sera parleremo delle Channan Trao di cui ci parlerà Davide Marino, allevatore e grande appassionato. Buonasera a tutti i soci, vi ringrazio per partecipare a questa serata di giugno. Siamo sotto la serata Wellform e quindi senza indugi vi andremo a presentare l'argomento di questa sera, che sono le Channan Trao, una piccola specie di cianna originaria del West Bengal che adesso vi andremo a presentare. Ecco, possiamo partire. Perfetto, andiamo a vedere come primo indicativo appunto la classificazione di questi pesci. Perfetto, dunque le Channan come tutte le cianna del resto, fanno parte dell'ordine degli Anabantiformes, che come potete vedere che raggruppa il sottordine dei Ciannoidei. La famiglia di appartenenza sono i ciannidi, genere cianna, e la specie Channandrao. Perfetto, ora andremo a vedere invece l'areale d'origine. Come potete vedere nella prossima slide, sulla sinistra c'è uno scatto della palude dei Fraguri Swamp, che si trova nella parte dell'India nord-orientale, che è un areale caratterizzato da forti piogge monsoniche, che iniziano a giugno e terminano con settembre, in cui il livello dell'acqua si alza molto per essere poi caratterizzato dal restante dei mesi dopo settembre da una secca stagionale. La secca stagionale che poi porta questi pesci a vivere sostanzialmente nel fango in tane scavate da specie di granchi simpatrici di questi animali. E le temperature variano dai circa 12-15 gradi del periodo invernale, quindi appunto sono animali che praticano la bruma, e temperature invece estive molto alte, comprese tra circa 35 e 40 gradi. Poi ecco, c'è da precisare, sono temperature appunto dell'aria. In vasca possiamo anche arrivare a 32-34 gradi, ma sarebbe sempre meglio non eccedere. Ecco. Perfetto, possiamo continuare. Dunque, caratteristiche generali di questa cianna. È appunto una cianna dwarf, quindi una specie catalogata dagli hobbisti come specie di piccola taglia, raggiunge circa i 12-14 cm, vive una decina d'anni. Il maschio è caratterizzato da avere una body shape, quindi una forma del corpo più longilinea, allungata, sottile e con delle pinne anali e dorsali particolarmente prominenti, ben sviluppate. Il maschio inoltre è un incubatore orale, quindi custodisce le uova e le larve per i primi giorni di vita della prole. Vi è l'assenza delle pinne pelviche, come le possiamo trovare per esempio in Channa Gachua, quindi questa è una grossa differenza. Ed è una specie appunto subtropicale, quindi non necessita di termoriscaldatore, può essere mantenuta tranquillamente a temperature casalinghe. Ecco. L'inverno, se si riesce a tenerle in una vasca con 15-16 gradi, tanto meglio, perché poi si stimolerà la riproduzione con il graduale alzamento delle temperature. Ecco. Perfetto. Per quanto tempo le tieni in bruma? O quantomeno sarebbe meglio tenerle in bruma per poi stimolare la riproduzione, diciamo, in primavera-estate, diciamo? Tendenzialmente potrebbe bastare un periodo di circa 3 mesetti, 3-4 mesetti, così che appunto sentano il cambio stagionale. Cambio Comunque, stagionale. generalmente, se noi contiamo che le temperature si abbassano da ottobre fino a febbraio, va benissimo, è perfetto. Ok. La vasca ad hoc per loro. Allora, la vasca per la stragrande maggioranza delle specie appunto dwarf, tra quelle più tranquille, ecco, potrebbe avere una dimensione di base di 100x40, che va benissimo. Altezza scarsa importanza, però ecco, se contiamo una vasca commerciale con un'altezza di circa 40-50 cm, possiamo anche approntare una parte emersa, ecco, quindi fare una sorta di paludario. E ovviamente la vasca deve essere chiusa ermeticamente, perché come tutti i ciannidi e molti altri labirinti vi saltano come dei forsennati, come dei matti, quindi è meglio tappare ogni buco possibile della vasca, specialmente quando si adottano appunto filtri esterni che hanno
i tubi di uscita ed entrata che appunto possono avere dei piccoli microfori tra l'ingresso e l'uscita, quindi tappare la vasca deve essere chiusa a tappo. Quindi layout come deve essere ricco di vegetazione, di nascondigli e di barriere visive che possono essere date da principalmente una grossa radice, generalmente la si colloca o nell'estrema destra o nell'estrema sinistra della vasca. La parte sottostante alla radice può essere riempita con ciottoli o sassi ben levigati per creare delle tane, e poi appunto possiamo riempirla a nastro con piante semplici, cioè di base si possono usare qualsivoglia specie vegetale. Lì dipende dal nostro background acquariofilo, ecco, se vogliamo approntare magari qualcosa di un pochettino più semplice, con una barrettina LED ce la caviamo, non sono animali che hanno bisogno, ecco, di un'illuminazione troppo forte, quindi ben si sposa, ecco, con delle piante chip molto semplici nella crescita. Ovviamente possiamo poi tappezzare la parte superficiale con delle piante galleggianti per schermare appunto la luce, qualora dovesse essere particolarmente potente, e delle piante in zona emersa, quindi per esempio del Microsorum piuttosto che delle Anubias, della Bolbitis, dell'idrocotile o quel che vi pare, in parte emersa. Se volete appunto approntare la parte superiore della vasca si possono usare molte specie vegetali. Quindi niente termoriscaldatore, perché non ne hanno bisogno, sono specie subtropicali, e si possono utilizzare, sono molto utili per periodo riproduttivo, per rendere, diciamo, dare delle zone di comfort, di tranquillità ai maschi che incubano, dei sugheri galleggianti, che generalmente si usano in terraristica. Perfetto, possiamo continuare. Dunque, qui vediamo il dimorfismo sessuale. In alto a destra potete vedere un maschio che appunto ha la pinna dorsale e la pinna anale ben sviluppate. Tendenzialmente la livrea, la colorazione che li caratterizza nel pinnaggio, che è un azzurro elettrico, può essere condivisa anche nella femmina, quindi non è un indicativo di dimorfismo, ecco. Quando entrano in periodo riproduttivo il corpo tende a scurirsi, diventano proprio color carbone e le pinne appunto assumono quella colorazione lì, ma nel maschio sono proprio in maniera più impressionante, sconvolgente l'ampiezza, ecco, dei raggi. Quindi cioè, questa è proprio una caratteristica che vedendo il maschio e la femmina vicini si nota, ecco. Il maschio oltretutto possiede la forma della testa più squadrata, perché appunto essendo un incubatore orale ha questa testa larga che deve contenere appunto il cavorale, le uova, i piccoli, quindi possiede questa forma qui. La femmina invece, come possiamo notare, è ben più corpulenta rispetto al maschio, ha una forma più tozza, tendenzialmente potrebbe anche tranquillamente superare il maschio, anche lì non c'è un indicativo per quanto riguarda il maschio più grande, la femmina più piccola, possono parimenti arrivare alle stesse dimensioni. Però la femmina, ecco, è proprio più corpulenta, è proprio più virgulta rispetto al sesso maschile. Possiede una pinna anale, una pinna dorsale più stretta, più bassa, e una spottatura, una colorazione lungo tutto il corpo, e questo lo si può notare non in periodo riproduttivo, ecco, quando la livrea dei pesci è a riposo, su un marrone brunastro rossastro. Il maschio lo ha molto meno accennata. E, oltre a questo ha una forma del cranio, della testa, più allungato e più smussata sulla fine, non è squadrata, è bella rotondeggiante verso il finale. E una domanda, Sì. forse magari ne parlerai più avanti, ma volevo dire, Sì. in una vasca che dicevi prima ideale, è Mm-hmm. meglio tenere una coppia, più esemplari, come li gestisci tu? Per la riproduzione, chiaro. Allora sì, sicuramente per la riproduzione meglio partire da un gruppo di giovanili, dai Ok. quali poi si formerà la coppia, e poi io nella vasca principale terrò solo la coppia, Solo finché la coppia. ovviamente vanno d'accordo, ecco. Però sì, Giusto. per partire ed avere poi una coppia abbastanza salda, abbastanza duratura, sarebbe ideale proprio partire con un gruppettino di giovanili che hanno la Diciamo, possibilità di scegliersi.
Ecco, esatto, diciamo si scelgono loro, ecco, diciamo Sì, così. esatto, esattamente. È preferibile questa, piuttosto che prendere maschio e femmine e metterli noi insieme. E a che età sono pronti per la riproduzione? Quanti mesi? Tendenzialmente all'anno di età Ok, tendono ad essere già riproduttivi e tendenzialmente anche lì all'anno corrisponde una taglia di circa 8-10 centimetri. Quindi ok, più o meno su quella taglia lì iniziano a riprodursi, ecco, e maturano sessualmente. Quindi ecco, ok, vediamo un po' il comportamento e il temperamento quindi di questa specie. Sono dei pesci sociali che appunto si aggregano e vivono comunque in gruppo fuori dal periodo di riproduzione. E questo lo possiamo notare in natura. Ovviamente in vasca a noi interessa principalmente la riproduzione e quindi si può ottenere, diciamo, tra tante virgolette, tranquillamente una coppia in vasca a lungo periodo. Ovviamente appena noteremo delle scaramucce piuttosto violente, quindi venesuli dall'essere un mero inseguimento, ecco, sarebbe l'ideale separare purtroppo la coppia. Separarla e una volta che i due riproduttori si saranno rimessi a posto, diciamo, aver rimarginato le loro ferite, si può provare, diciamo, a reintrodurli. Però ecco, quello è un caso limite. È veramente difficile che arrivino ad uccidersi se si ha una vasca comunque ben congegnata, però sempre meglio comunque partire da un'idea di base che avere una vasca in più, anche un semplice samla con un filtro d'aria per far poi riprendere i pesci è la cosa ideale. E tendono appunto a grufolare sul fondo della vasca quando cercano da mangiare, quindi sono sia dei predatori attivi che anche degli opportunisti che si nutrono tranquillamente di cibo morto, quindi nel nostro caso congelato, del cibo secco o del cibo liofilizzato che grufolano appunto sul fondo, perché hanno appunto delle narici tubolari molto lunghe, quindi in senso l'organo olfattivo molto sviluppato e passano delle ore a cercare il cibo sul fondo, vagliano proprio la sabbia. Ora, anche lì si può utilizzare anche un ciottolato, qualche materiale più grande, comunque non si feriscono il muso. Però ecco, con la sabbia si arricchisce un po' di più, diciamo, l'environment ambientale della vasca, li si vede proprio scavare con la testa per cercare lombrichi, per cercare Chironomus, è molto interessante, ecco. Cosa che magari con un ciottolo, un materiale un po' più grande non fa. diventa un po' complicato, insomma. Esatto. Quindi ecco, hanno proprio una vera e propria gerarchia, dove appunto svettano gli esemplari più grandi, più robusti, e tendenzialmente gli esemplari che poi si riprodurranno sono quelli che raggiungono una taglia più grande più in fretta. E durante le dispute gerarchiche, adesso cercheremo di far partire il video, i, Metto play o... sì, sì, esatto, fallo pure partire. I pesci, come potrete vedere nel video, si mettono l'uno di fianco all'altro, inarcano le loro schiene a U e tendono ad ondolare l'uno verso l'altro. Ora, questo è un display gerarchico appunto per stabilire la gerarchia all'interno del gruppo, quindi la dominanza di un esemplare che può essere una femmina, un maschio, piuttosto che su un altro. Se l'esemplare sconfitto dalla danza, quindi più impressionato, scappa, la danza territoriale finisce lì. Se nessuno dei due desiste, tendenzialmente si mordono muso contro muso in una morsa e il primo che lascia ovviamente è lo sconfitto. Però tendenzialmente, ecco, dopo questi scontri territoriali non arrivano ad uccidersi. È proprio un comportamento normalissimo che potrete notare in vasca. Ecco. Sì, ma diciamo che in natura gli animali è difficile che si ammazzino per questi scontri, diciamo, o per il territorio o per la riproduzione. Solitamente uno dei due poi solitamente si arrende e va via. E scappa, esattamente. Allora Esatto. lì, ovvio, se si ha una vasca piccola e un esemplare Eh, si interstardisce particolarmente sull'altro, possono avvenire, ovvio, poi delle sì, sì, aggressioni più efferate, però su una vasca appunto da 1,40 m di base a salire, diciamo che l'aggressività si disperde anche molto bene nel gruppo, quindi esatto. grossi problemi non se ne hanno. E durante questo cosa fanno? Gonfiano anche, come avete visto, le branchie e colorano la gola e la plica gulare di un azzurro intenso.
rimarginano in fretta, anzi in frettissima, le scaglie e i raggi che sono stati strappati durante le aggressioni. E nonostante questo, perché possono, descritti così, sembrare dei pesci traculenti, super aggressivi, sono comunque tra le più docili Gianna che potete allevare in una vasca domestica. Ok, proseguiamo. Sì. Ok. L'alimentazione. Allora, in natura sono animali, appunto, come dicevamo prima, abbastanza opportunistiche, quindi si nutrono di invertebrati acquatici, volanti, ghermendoli, balzando fuori dall'acqua, quindi insetti, imenotteri, piuttosto che cimici d'acqua, lombrichi, piccoli gamberetti, pesci di piccolissima taglia, sono i loro pasti ricorrenti. In cattività li possiamo alimentare con grilli, con blatte, ovviamente di adeguate dimensioni, Chironomus, Artemia, krill, eventualmente caridine se ne abbiamo in eccedenza magari in qualche vasca, con isopodi, perché no? Che hanno comunque tanto calcio e sono una buona integrazione, diciamo, alla loro dieta. E musca domestica, per esempio, se approntiamo una vasca con la parte emersa, li vedremo proprio balzare fuori dall'acqua per catturare le mosche, i grilli o appunto gli insetti che saltano o volano sulla superficie dell'acqua. Dunque i giovani li possiamo alimentare una volta arrivati a una certa taglia, più o meno sui 3-4 cm, anche 3-4 volte a settimana. Teniamo questa somministrazione, questa posologia, ecco, di somministrazione sia per il periodo invernale che per il periodo estivo, per quanto riguarda i giovani, proprio per dargli comunque una buona carica, una buona crescita. Per quanto riguarda gli adulti, invece li possiamo alimentare l'estate 3, massimo 4 volte a settimana e l'inverno anche 1-2 volte a settimana. Tanto saranno quasi praticamente placidi sul fondo se li facciamo brumare bene e appunto non abbisogneranno di tanto cibo e non li vedremo particolarmente sofferenti o dimagriti poi in primavera. E adesso vi farò partire il video dell'alimentazione. Qui gli erano state somministrate delle blatte lateralis e che appunto non fanno in tempo nemmeno a toccare il pelo d'acqua, che vengono subito ghermite, strappate con violenza dai pesci. Diciamo che, ecco, alimentandole, diciamo, con cibi molto alternando l'alimentazione, li vedremo crescere abbastanza in fretta, con una buona silhouette, ecco, senza adipe. E cosa è, ecco, importante, magari non somministrare pesce o comunque pochissime volte nel loro arco vitale, perché comunque il pesce in cattività fa ingrassare animali che tendenzialmente poi si nutrono di invertebrati e lo si può utilizzare magari in periodo pre-riproduzione per caricare un po' i riproduttori e per il maschio magari post-riproduzione, appunto per dargli quella carica di energia in più, perché ovviamente durante l'incubazione orale qualche grasso viene perso, ecco, per l'incubazione orale. Perfetto, possiamo continuare. Dunque, per quanto riguarda la riproduzione, dunque a destra vedete proprio un maschio di Ciannandrao completamente sommerso dai suoi avanotti e una volta appunto formatasi la coppia, come vi dicevo poco fa, gli altri soggetti devono essere allontanati, quindi gli esuberi verranno stabulati dentro un'altra vasca e poi lì decideremo il da farsi, se magari approntare un'altra vasca per arrivare ad avere un'altra coppia o cederli a qualche altro appassionato. Quindi sempre meglio avere delle vasche di backup che possono essere semplicemente veramente dei samla dove noi buttiamo dentro un areatore, 4 potature, qualche legno o qualche tubo per far nascondere i pesci e per intanto alloggiarli lì. La riproduzione avviene come in quasi tutti gli anabantoidi, quindi con il classico abbraccio nuziale, dove i pesci appunto si abbracciano in una forma a corda e dove vengono spremute le uova della femmina, fertilizzate e poi incubate oralmente dal maschio.
Quindi in questo periodo la livrea dei riproduttori vira su un colore particolarmente scuro, quasi color carbone, e le pinne, anale dorsale e la caudale dei riproduttori diventano di un azzurro elettrico particolarmente intenso. La femmina in questo periodo svolge il ruolo di sentinella, quindi si porrà a circa metà della vasca per scacciare gli esuberi di altri esemplari, perché il maschio fondamentalmente è inerme, o comunque se si muovesse per cercare di difendere il territorio rischierebbe o di ingoiare i piccoli o di sputare le uova se premature. I giovani poi vengono alimentati da o il muco epiteliale dei genitori, che quindi emerge, questo strato di grasso, oppure dalle feeding eggs della madre, che sostanzialmente sono delle uova non fertili che vengono espulse e prodotte dalla femmina, che in un moto rotatorio circolare le spelle appunto per i piccoli e appunto tendenzialmente nei primi mesetti li vedremo belli panciuti, anche senza alimentarli, perché alimentando bene appunto i genitori, la femmina avrà una produzione di uova quasi costante e li sostenterà lei, ecco. Incubazione, tenendo conto di una temperatura a circa 23-25 gradi, 23 è l'inizio della breeding season, dura circa 48 ore, quindi è abbastanza veloce rispetto a dei beta incubatori orali che hanno un periodo di gestazione delle uova di circa 2-3 settimane. Quindi se fa Cavolo, è abbastanza, veloce, in 2-3 giorni sono fuori. velocissime rispetto, Velocissimo. esatto. Sì. Pensavo molto di più, sinceramente. Sì, sì, no, ci mettono davvero poco. Ovvio, se sono un pelo più bassine le temperature, Sì, l'incubazione può arrivare anche a una settimana, però è veramente un caso eccezionale, ecco. sì, sì, sì. Allora, la stabulazione e l'accrescimento dei piccoli, degli amanotti, quindi. Dunque, una volta nati piccoli, possono essere lasciati con i genitori per 2-3 mesetti, anche qualcosina di più. Cioè, più li lasciamo con i genitori, più appunto apprenderanno le cure parentali da essi e avremo degli ottimi riproduttori, una volta che poi accresceremo questi piccoli. Prima li tireremo via e molto spesso accade di avere degli animali che riescono ad arrivare alla riproduzione alla 10ª, 12ª volta, diciamo che ci provano, piuttosto che esemplari estremamente aggressivi che non sanno bene come comportarsi, quindi più rimangono con i genitori, più appunto gli viene instillato Sono, questo comportamento e tanto meglio ecco poi per gli animali che noi andremo a cedere o comunque che terremo per noi, però più tempo rimangono meglio è. Sono perfettamente d'accordo. È un po' quello che parlavamo questa sera dei Machai di Mhm. Edo, che voleva togliere il maschio, e invece secondo me più li lasci i genitori e più fanno questa sorta di imprinting Sì. diciamo, ai piccoli che imparano anche le cure parentali, imparano a essere, diciamo, più normali, diciamo, no? Come se fossero in natura. È vero, secondo me quando togli i genitori troppo presto o li separi i piccoli, rischiano Si veramente perdono di dei perdere. tratti comportamentali che sono essere Bravissimo, passati esatto dagli adulti e bravissimo. questo cioè, purtroppo può capitare anche con i pesci, quindi appunto per Sì, sì. avere degli ottimi riproduttori non bisogna demoralizzarsi alla prima ripro che va male e dire caspita, è successo qualcosa e per sbaglio la femmina e il maschio hanno mangiati piccoli, fa niente, tanto li rifanno, non Esatto. c'è fretta di farli per forza gli animali. No, Quanto ma poi più per- avere degli ottimi animali, cioè con comportamenti che poi vengono passati e vengono perpetrati in cattività. sono d'accordissimo. Ma poi le prime riproduzioni abbastanza normali, magari anche la prima in assoluto, che possano comunque sbagliare qualcosa, nel Certo, senso, cioè, ma è normale. Però secondo me se vuoi allevare è fondamentale questa parte qui, è esatto. proprio importantissimo. Sì, Quindi appunto, come dicevamo, vengono comunque inizialmente alimentati dai genitori, però nulla ci vieta comunque di alimentarli, quindi si schiude qualche nauplio di artemia, possono già mangiarli dal primo giorno in cui vengono rilasciati, cioè pensate che sono già lunghi 5-6 mm, sono giganteschi, hanno un bel testone no, e iniziano già a mangiare alimenti belli consistenti.
arrivati a circa un paio di settimane sono già un animale di 1 centimetro e 2, crescono anche abbastanza in fretta. Quindi arrivati a circa 3-4 centimetri, poi i giovani pesci sono pienamente sufficienti e possiamo iniziare un nuovo capitolo della specie Ciannandrao, in questo caso intercambiabile, che possono essere bleri, andrao, gachua. Una volta arrivati a quella taglia li possiamo separare. Nella slide in basso potete vedere una giovane Ciannandrao, nella slide di prima. Ok, nella foto in basso a destra potete vedere una giovane Ciannandrao di circa 3 mesetti, è già lunga 3,5 cm sopra la testa della madre, e dietro si vede appena abbozzata la testa del padre, bella vigile, e nella foto di sinistra invece dei piccoli di circa un paio di giorni. Sono un incubatore orale bello prolifico, quindi più saranno grandi i riproduttori, più i piccoli che possono essere prodotti, ecco. Possono arrivare tranquillamente anche a 60-70 piccoli, che mi sono sempre chiesto ma come fanno a starci fisicamente nella testa di un pesce lungo 10 centimetri, eppure appunto i maschi maturi che arrivano anche a 14-15 centimetri in casi eccezionali possono contenere veramente un sacco di uova e quindi di piccoli. Perfetto, possiamo continuare quindi. Nella foto in alto a sinistra vi è un altro comportamento consueto dei ciannidi, ovvero la respirazione dell'ossigeno atmosferico. Come gli anabantidi posseggono un organo subbranchiale che gli consente di respirare ossigeno atmosferico, quindi non c'è bisogno di questo grande filtraggio. In questo caso, essendo dei pesci che vivono in una zona paludosa, con acqua chiara comunque, può essere approntata anche un filtro d'aria. Lì veramente ci si può sbizzarrire, poiché appunto non soffrono il calo di ossigeno disciolto nell'acqua, quindi si può fare un po' come più si preferisce, ecco. Nella foto di destra invece potete vedere un maschio e una femmina. In questo caso si possono notare fin da subito le ragionevoli differenze di cui vi parlavo, sia in fattore di taglia, più che taglia, in fattore di massa corporea. La femmina a sinistra è proprio più corpulenta, più grossa. E se notate, è vero che è una prospettiva un po' particolare perché il maschio li sta girando da dietro in parata, ha una pinna dorsale molto più stretta, molto più bassa. Il maschio invece ha la pinna anale e la pinna dorsale che sono praticamente delle vele, sono gigantesche. E più in questa specie che in altre, c'è una dwarf, quindi di piccola taglia, si nota proprio questo pinnaggio del maschio che è veramente impressionante, veramente molto, molto ampio, molto grande. Perfetto, possiamo continuare. Perfetto, abbiamo terminato con la live, quindi io non posso far altro che di ringraziarvi per essere stati presenti alla serata di giugno con i Wildform, e vi chiedo se ci sono delle domande, delle curiosità, qualcosa che poteva interessare, ecco, sulla live. Sì, volevo fartene una, Davide. Sì. Tu prima hai detto che le cianna, un po' in generale, hanno, diciamo, queste narici lunghe e molto sviluppate in senso proprio come olfatto, giusto? Ho capito Sì. bene, no? Ma però poi nella parte finale hai detto che comunque vivono in acque chiare, giusto? Sì. Ok. Cioè io pensavo che queste narici così sviluppate fossero date dal fatto che nel tempo l'evoluzione le ha portate magari vivendo in acque scure, in acque molto scure per andare a Mhm. cercare il cibo. Secondo te perché hanno questo sviluppo così forte nelle narici, essendo anche in acque chiare, quindi il cibo magari lo possono trovare anche a vista, o perché lo cercano e lo sentono sul fondo? Esatto, perché in questo caso, allora, molto probabilmente le narici che vengono condivise anche dalle paracianna, delle enigma cianna, che quindi sono degli animali anche molto distanti, l'enigma cianna a livello di filogenesi, nell'albero appunto della vita Ok? di questi animali Sì? qui. Molto probabilmente sono un carattere comune dell'antenato comune di questi animali. Cioè vuol dire che sono comparse fin da subito nei primi protociannidi che vivevano milioni di anni fa.
in India piuttosto che in Africa, quindi è proprio un tratto comune che è rimasto e anche se vivono in acque chiare, comunque scavando, vagliando il fondo, che molto probabilmente è molto melmoso, le fraguri swamp piuttosto che in altre areali dove vivono altre specie, li aiutano proprio a cercare quelle prede un po' più sfuggenti, tipo lombrichi, piuttosto che altri anelli sul fondo che appunto alla vista sarebbero impercettibili. Ho capito, ho capito. No, ecco, mi veniva sto dubbio perché ho detto probabilmente vivendo in acque scure hanno bisogno di un olfatto più sviluppato per trovare il cibo. E invece, Allora, una specie di cianna che vive in acque scure, che è la Bancanensis, ha adottato un altro sistema per acchiappare le poche prede che vivono in quelle acque lì. È un animale che vive in acque acidissime, black water spintissimo, pH registrato anche 4, 4,5 e Madonna, non sono gigantesche, la si classifica come dwarf, medium, ma grosso modo ci sono due type locality, una raggiunge circa 15 centimetri, l'altra circa 30, quindi non animali giganteschi, ma hanno una dentatura tricuspide che farebbe invidia a un piranha. ah, E quindi quando gli oh, capita la prima cosa che vicina a si tiro, muove. non deve scappare, deve finire in pancia. Eh sì, perché poi diventa difficile la predazione in acque Esatto, molto oscure. perché la maggior Sì. parte dei ciani, grosso modo, non ha questa dentatura così incredibile in realtà. Cioè, potete sentirli i denti se fate manutenzione, vi pizzicano, diciamo, le braccia, le dita, ma non che facciano nulla di che, ecco. C'è una Bancanensis, ha proprio denti a tricuspide, Ha visibili. proprio denti, Esatto. denti, denti proprio. Non tanto dissimili da quelli di, appunto, di uno squalo, di un piranha, sono proprio denti a tricuspide. Madonna mia, cazzarola. Impressionante. Ah, Poi ma ecco, la Scusa, e digressione, questi, poi magari in futuro ne parleremo o le volentieri. recupereremo. e questi qua, scusa, ma hai detto pH 4,5 già mai catturato, quindi Il hai fan detto pH acidissimo è arrivato. sì, sì, ecco, fa assolutamente. E dopo in caso ne parleremo anche in, come dici, detto in live separata, ma Sì. litraggio, dimensioni di queste qua? Allora, io personalmente non le ho mai allevate. Per quello che mi è capitato di leggere, sono animali belli tosti, super aggressivi e a parer mio io non scenderei sotto i 120 di base, 120 per 50. Come minimo. Cioè, queste sono bestie che veramente si fanno a pezzi e ridono in faccia a Ornati Pinnis, Pulcra, cioè fanno proprio impressione. La prima volta che le ho viste ho detto, caspita, ma com'è possibile che abbiano quella dentatura lì? Cioè, incredibile. Ed è l'unica specie che ha questa dentatura così forte, Allora, di pronunciata. piccola taglia, esatto, di quelle conosciute sì, perché poi, ovvio, se si va su vari micropeltes, Argus, hanno delle dentature importanti anche quelli e sono proprio pericolosi perché sganciano dei morsi belli dolorosi e anche importanti, ecco. Meglio non farsi mai mordere da un animale del genere. Però Ma secondo te questa cosa è dovuta al fatto proprio di vivere in acque molto scure, questo cioè sviluppare questa dentatura così molto probabilmente per potente? Bancanensis è il motivo principale, diciamo, non farsi scappare la preda, essendo che Esatto. l'acqua è scura, c'è poca probabilità di incrociare la tua preda e la devo ghermire a tutti i costi, non posso lasciarmela Esatto, scappare. esatto, esatto. Micropeltes, ovvio, è un grande animale, un grande predatore, però si deve difendere anche da tutti quei predatori che arrivano dall'alto, quindi uccelli di vario tipo, sauri, varani, Sì, sì, di tutto e di serpenti, più. quindi le armi migliori che può avere un pesce sono quelle. Comunque, Mars, prepara la vasca, eh. Ci starà già pensando dove collocarla. No? Sarà fatto. No, adesso sul fatto dell'aggressività purtroppo non mi trovo particolarmente allineato, nel senso Mhm. animali troppo aggressivi. Poi ve l'ho detto tante volte, io ho la mia problematica, la mia storia. Ho avuto un'esperienza un po'
non bellissima, sicuramente per colpa mia, però con i ciannidi o cannidi, quindi sono rimasto anche un po' malino e quindi non vorrei, ecco, il mio essere un attimo titubante è tutte le volte che apri la fish room poi fai il segno della croce perché non sai cosa ti aspetti dall'altra parte, nel senso che poi il giorno che gli girano le balle poi te ne ritrovi uno a metà, e quello chiaramente è un po' particolare, cioè solo questa brutalità che poi li contraddistingue e li rende affascinantissimi, cioè sono animali che chiaramente lo capisci, cioè li vedi, se ce l'hai in vasca lo capisci che sono, cioè che è un passo evolutivo ulteriore, cioè sono resistentissimi, si rigenerano praticamente come i Saiyan, cioè, sono chiaramente resistentissimi a tantissime variazioni ambientali, incubatori orali o comunque diciamo gestiscono anche cure parentali e quindi aumentano la possibilità insomma di perpetrarsi della specie. È chiaro che sono dei carri armati, quindi sono sicuramente molto affascinanti anche per quello, e lì lo vedi, lo percepisci come animale veramente di un'ignoranza particolare, quindi è bello, è molto bello. Poi ecco, chiaro, c'è anche il discorso di saperli tenere bene, perché poi è ovvio, li devi saper tenere, come tutte le bestie, per carità. Sì, no, però questa storia evolutiva così spiccata li rende sicuramente affascinanti, questo senza ombra di dubbio. Ci sentiamo. Ciao a tutti, ci sentiamo Davide. Poi, buon weekend. Ciao ragazzi. Ciao Davide. Ciao, grazie Davide.